Ciao a tutti ragazzuoli, in questo video andrò ad assemblare un PC da gaming. Per questa configurazione utilizzerò un case della Corsair, esattamente il 4000D Airflow, mentre per quanto riguarda la scheda madre, in questo caso utilizzerò una scheda madre dell'Asus, la ROG Strix B550F Gaming, alimentata con un ROG Strix sempre dell'Asus, lo ROG Strix l'850G da 850 watt. Per quanto riguarda questo alimentatore, c'è da dire che è un alimentatore modulare, quindi è possibile utilizzare soltanto i cavi di cui abbiamo bisogno e non tutto quel groviglio di cavi che solitamente escono negli alimentatori non modulari. Per quanto riguarda le RAM, utilizzerò 32 GB di RAM della Corsair DDR4 a 3600 MHz. Essendo delle DDR4 hanno una velocità standard da 2100-2200 MHz, adesso non ricordo preciso, però siamo intorno a quella velocità. Infatti una volta installate bisogna andare nel BIOS per aumentare la loro frequenza fino a 3600, però questo lo vedremo poi successivamente in fase di configurazione sia della RAM, delle ventole e anche per quanto riguarda poi l'installazione del sistema operativo. Mentre per quanto riguarda il processore, un AMD Ryzen 7 5008X, quest'ultimo verrà raffreddato da un dissipatore a liquido della Arctic, il Liquid Freezer da 240 l'RGB. Per quanto riguarda quest'ultimo è possibile installarlo sia su processori Intel che AMD. Inoltre questa versione qui esce già col controller per quanto riguarda l'RGB, però considerato che verrà installato su questa scheda madre, già questa scheda madre ha la capacità di gestire i LED di questo dissipatore. Per quanto riguarda questo tipo di dissipatore c'è stato un problema nella produzione tra il 2021 e il 2022, però è stata corretta successivamente. Se eventualmente andrete ad acquistare questo dissipatore, accertatevi che all'interno troverete il bollino per quanto riguarda il controllo di qualità. E lo andremo a vedere in fase di montaggio, dove viene applicato sia nella parte esterna nella scatola che all'interno del dissipatore. E in caso non siete in possesso di un dissipatore con il controllo di qualità non c'è problema, perché la casa madre ha prodotto un kit di riparazione, quindi eventualmente basta andare nel sito che vi lascio in descrizione per poter fare richiesta del kit oppure eventualmente basta andare sempre nello stesso sito e chiedere la riparazione inviandolo direttamente alla casa madre. Per quanto riguarda invece la scheda video, andrò ad utilizzare un Asus GeForce RTX 3060 e infine per quanto riguarda la scheda di acquisizione andrò ad utilizzare una Elgato Camlink Pro. Però per quanto riguarda le caratteristiche vi lascio tutto in descrizione per tutti quanti i componenti utilizzati per questa build. Invece per quanto riguarda l'SSD andrò ad utilizzare un Samsung 970 Evo, è l'SSD che ho utilizzato per fare l'upgrade nell'iMac 27 di fine 2013 per poter installare i sistemi operativi macOS Monterey e macOS Ventura in quanto non supportati. Ho già fatto dei video per quanto riguarda quest'ultimo, ve li lascio in descrizione o qui da qualche parte. Quindi adesso abbiamo visto tutti quelli che sono i componenti che andrò ad utilizzare per questa build, quindi nulla, andiamo a vedere come fare ad assemblare tutto. Ok, iniziamo subito con la scheda madre. Come vi ho detto abbiamo un Asus B550F Gaming, quindi andiamo ad aprirla. Perfetto. Ok, quindi tiriamo fuori la scheda madre, vediamo subito com'è fatta. Allora, quindi iniziamo con le RAM per un totale di 32 GB. Adesso possiamo montare direttamente il processore. Per quanto riguarda il processore dobbiamo liberare questa qui così, perfetto, e dopo dobbiamo andare a cercare il triangolino che in questo caso come vediamo è qui. Dobbiamo trovare lo stesso triangolino sulla scheda madre e in questo caso come possiamo vedere eccolo qui. Quindi appoggiamo il processore, non bisogna fare alcuna pressione, deve entrare in automatico da solo qui così, e poi una volta fatto basta appoggiare questo. Quindi in questo caso il processore è ben saldo qui. Perfetto. Ok, adesso è arrivato il momento per quanto riguarda il dissipatore. Quindi lo andiamo ad aprire. Come possiamo notare qui abbiamo un adesivo del controllo di qualità, in quanto questa versione praticamente ha avuto
diciamo c'è stato un lotto di varie versioni di questo marchio in cui hanno avuto dei problemi proprio nella pompa qua giù. Però potete controllare attraverso il sito, e in più se già questo adesivo praticamente non fa parte di quel lotto. Adesso dobbiamo andare ad assemblare il suo kit per quanto riguarda il processore AMD. Ok, allora iniziamo a smontare intanto questa parte qui della scheda madre, in quanto non ci serve. Allora, ok, togliamo anche questa. Togliere anche questo qui. Ok, una volta tolte queste dobbiamo andare ad alloggiare esattamente queste qui. Ok, allora in questo caso prendiamo le 4 rondelline in plastica, ne andiamo a mettere 1, 2, 3 e 4, poi prendiamo queste staffe qui e ne andiamo a appoggiare proprio in questo modo. Ok, allora prendiamo quelle che sono le 4 vite più lunghe e le andiamo a avvitare. Ok, stessa cosa facciamo dall'altra parte. Andiamo a mettere questo così e prendiamo le altre 4 viti. Ok. Ok, adesso andiamo a montare quello che è l'SSD, quindi smontiamo direttamente qui le due viti, quindi fuori uno e adesso andiamo a smontare anche questo. E fuori due, viene via. Ok, ok, ok. Una volta aver montato quello dobbiamo togliere dal dissipatore, come possiamo vedere questo è il suo dissipatore, dobbiamo togliere questo involucro qui che praticamente fa parte del pad di dissipazione, quindi non tutto il dissipatore ma soltanto la pellicola blu. Quindi togliamo questa così, perfetto, e andiamo a riposizionare come era prima il dissipatore. Ok, fuori uno. Come possiamo notare da questa parte abbiamo già il collegamento del pannello principale, tutti i cavi sono qui dietro, l'alloggio per 2 SSD e adesso qua sotto andremo ad alloggiare il nostro alimentatore e poi da qui ci collegheremo con questi cavi direttamente sulla scheda madre che verrà assemblata da questa parte. Quindi una volta aver aperto quella parte lì non ci rimane che togliere il vetro. Per togliere il vetro fate molta attenzione perché è delicato. Quindi la pellicola la andremo a togliere successivamente. Quindi in questo caso abbiamo una ventola qui davanti, come possiamo notare abbiamo una ventola qui sopra. Anche queste andranno assemblate sulla scheda madre, però adesso prima montiamo l'alimentatore e poi vediamo successivamente come continuare. Qui abbiamo il nostro alimentatore, spostiamo un attimino questo, poi andiamo a tirar via un po' tutto. Qui abbiamo tutta la cavetteria per quanto riguarda il nostro alimentatore.
anche questi li vediamo tra poco. Due tipi di prese, una asciugo e una americana. E infine qui abbiamo l'alimentatore. Vediamo un attimino, eccolo qui. Perfetto. Come possiamo vedere è modulare, in quanto adesso andremo ad inserire quelli che sono i cavi di cui abbiamo bisogno. Ok, a questo punto andiamo ad inserire direttamente l'alimentatore, lo andiamo a inserire esattamente così. Ok, perfetto. Una volta che è inserito bene prendiamo le viti e adesso andiamo a chiudere il tutto. Perfetto, quindi anche l'alimentatore è stato montato, quindi abbiamo adesso tutti i cavi da questa parte, adesso andremo a montare la scheda madre per poi far passare tutto il cablaggio. A questo punto andiamo ad alloggiare la scheda madre, quindi spostiamo un po' questo cavetto. Andiamo ad alloggiarla proprio qui così, vediamo un attimino. Perfetto, quindi la scheda madre è stata adesso, in questo caso è stata assemblata e nulla, adesso continuiamo con il passaggio di cavi e i vari collegamenti. Perfetto, una volta aver montato la scheda madre, aver passato tutti i cavi, adesso non ci rimane che montare il dissipatore nella parte superiore del case e applicare la pasta termica e montare la pompa proprio in questa sezione qui. Facciamo attenzione. Mettiamo il radiatore in posizione, in quanto abbiamo delle guide che ci aiutano a non distruggere tutto, e andiamo a posizionarci. Ok, una volta montato il radiatore dobbiamo mettere la pasta termica e assemblare la pompa col dissipatore. Andiamo qui. Ok. Bisogna togliere questa protezione qui. Ok, quindi fatto anche questo passaggio andiamo a montare il nostro dissipatore. Ok, questo è montato qua pure, e adesso non ci rimane che fissare tutto. Quindi la pompa è stata montata, il radiatore con ventole pure, adesso non ci rimane che completare questo collegamento e possiamo montare la scheda video. Quindi prima di poterla montare dobbiamo liberare queste due viti. Ok. Ok, questa è la nostra scheda che posiziona. Andiamo a montarla. Quindi questa qui in questo caso va montata su questa porta qui, la PC Express. Ok, via. Allora. Perfetto, adesso si può chiudere il case e proviamo la prima accensione.
Perfetto, assemblaggio completato, non è stato difficilissimo, però richiede un po' di attenzione per quanto riguarda alcuni dettagli nell'assemblare il dissipatore. In questo momento le luci le ho settate con luce blu, è possibile cambiare il colore direttamente dal software della scheda madre, quindi non c'è stato neanche bisogno di installare il suo controller perché già la scheda madre è in grado di controllare l'RGB di questo dissipatore. Sono molto soddisfatto per quanto riguarda questo case in quanto è molto grande e permette degli upgrade futuri. Infatti sicuramente andrò ad installare delle ventole qui nella parte frontale in quanto ce n'è soltanto una e un'altra qui dietro e ho ancora lo spazio per altre due ventole. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi possa tornare utile in qualche modo in caso dovreste assemblare qualche computer. Fatemi sapere cosa ne pensate e in più se avete qualche consiglio da darmi per un eventuale upgrade scrivetemelo giù nei commenti e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!